Sicuramente la frammentazione è uno dei problemi centrali dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano. Abbiamo bisogno di rendere gli agricoltori più forti mettendoli insieme in strutture cooperative, organizzazioni, OP. Noi abbiamo dato un contributo, come è noto, con il regolamento Omnibus abbiamo spinto verso una più forte aggregazione, dando soprattutto la possibilità alle OP, alle organizzazioni di prodotto, di avere la forza di organizzarsi sul mercato senza più temere gli antitrust, le regole della concorrenza che fino a ieri potevano mettere in difficoltà proprio le organizzazioni di produttori più importanti e più grandi. Ma la stessa PAC in generale dà un aiuto molto forte agli agricoltori nella direzione di una maggiore aggregazione. Dobbiamo fare di più e, come abbiamo fatto con la revisione attraverso l'Omnibus, sicuramente dei passi avanti ci sono, ma io mi auguro che la prossima PAC possa essere anche il momento in cui si possa discutere con regole comuni, non rinazionalizzate, nella direzione però di un incentivo verso quegli agricoltori che mettono assieme almeno l'attività commerciale, cioè che si organizzino per essere più forti e più competitivi sul mercato. Oggi con l'Omnibus abbiamo una semplificazione del greening non banale, tutte le culture protealeaginose, quindi le piante proteiche, l'erba medica, i foraggi non avranno più bisogno degli obblighi del greening perché sono piante che migliorano il terreno, lo stesso vale per le culture sommerse, quindi per i produttori di riso. Abbiamo semplificato la vita magari non come volevamo, ma certamente un passo avanti è stato fatto, ma molto ancora dobbiamo fare. Però attenzione, la semplificazione, la flessibilità agli Stati membri non si deve tradurre in rinazionalizzazione. Però riteniamo che oltre alla fermentazione ci siano molti problemi nella filiera alimentare italiana che necessitano di soluzioni diversificate. Mi riferisco in particolare alla mancanza di trasparenza all'interno della filiera alimentare e ai rapporti di forza che non sono assolutamente equilibrati. È per questo che come Coldiretti già dal 2009 abbiamo incominciato a cercare di porre un rimedio a questa situazione, cercando di accorciare la filiera, ridurre la distanza tra produttore e consumatore, in modo tale da rendere più trasparente il processo di formazione del prezzo e di cercare di rendere il prezzo più remunerativo. Sappiamo tutti che l'agricoltore è l'anello debole all'interno della catena alimentare. Di qualche mese fa la creazione di Filiera Italia, che è uno strumento che riteniamo sia fondamentale per assicurare questi livelli di qualità sempre più elevati nella filiera agricola italiana, che ha molti altri membri dell'industria alimentare di qualità italiana tra gli associati e che si propone quello di creare appunto dei contratti di filiera che garantiscano un prezzo minimo all'agricoltore al di là dei costi di produzione, quindi che superi i costi di produzione, e dall'altra parte crei trasparenza lungo la filiera. Gli agricoltori italiani stanno cercando di far fronte ai cambiamenti dei prezzi espressi dal mercato, cercando sempre più di aggregarsi, ma soprattutto cercando di trovare innovazione all'interno della propria azienda. Oggi solamente le aziende più competitive che hanno dei prodotti che si differenziano dagli altri riescono a stare sul mercato. Quindi sul tema della ricerca stiamo portando avanti importanti iniziative che possano portare una chiara evidenza sui prodotti italiani e dall'altro stiamo cercando ovviamente di organizzare meglio l'offerta per cercare di aggregare maggiori quantità di prodotto di qualità e con una forte azione di sostenibilità sulle nostre produzioni. Un'agricoltura sempre più connessa con il mondo, un'agricoltura che deve far fronte ai cambiamenti sia del meteo, quindi cambiamenti climatici, sia ai cambiamenti dei mercati, perché oggi sono mercati estremamente volatili, ha necessità anche di investire bene le risorse del secondo pilastro, andando a intervenire su quelle aziende che effettivamente potranno stare solamente quelle sul mercato. Oggi il tema della semplificazione viene fortemente ascoltato anche da parte della Commissione, molte delle nostre proposte sono state raccolte, la futura PAC dovrà partire soprattutto dal tema della semplificazione e di una minore burocrazia. Oggi più che mai noi abbiamo bisogno di avere un'agricoltura competitiva, un'agricoltura che sappia raccogliere le sfide dell'innovazione digitale, quell'innovazione digitale che consentirà all'agricoltura italiana e non solo di essere veramente sostenibile, ma sostenibile sia sotto il punto di vista ambientale che soprattutto sostenibile sotto il punto di vista economico. Per far questo ci vogliono risorse economiche per poter far fronte a degli investimenti e quindi riteniamo che molti dei fondi che verranno spesi sul secondo pilastro delle politiche agricole comunitarie dovranno essere dedicate all'innovazione digitale, che sarà l'innovazione che tanto quanto l'innovazione portata dalla meccanizzazione 50 anni fa sarà quell'innovazione che stravolgerà il modo di fare agricoltura nel mondo. Abbiamo bisogno di agricoltura digitale.